Ciao a tutti! Nuova location, nuovo video e nuovo costume per questo What's in My Bag Summer Edition. Ma prima di iniziare, like di supporto, iscriviti al canale con campanella attiva per non perderti altri miei contenuti e comunque puoi anche trovarmi su Instagram se mi segui come Fashion Secrets col doppio trattino. Visto che il precedente video What's in My Bag che avevo realizzato qualche mese fa vi era piaciuto molto, ho pensato di replicare con questa versione estiva a bordo piscina, visto che ancora non sono andata al mare, ma spero comunque quest'estate di poterci andare. Se doveste sentire qualche rumore è tutto regolare, sono in giardino, ci sono anche vicini, cani che abbaiano, speriamo che non ci siano particolari interferenze. Da qualche parte, come sempre, c'è anche Cookie che scorrazza felice. La mia borsa estiva per questo video è questa qui di Calzedonia che ho ricevuto in regalo poco tempo fa andando presso uno dei negozi Calzedonia fisici e facendo lì un acquisto. Appunto ho ricevuto questa qui. Erano disponibili due versioni e io ho scelto questa qui, molto tropicale, molto verde, con i ghepardi qui disegnati e che tra l'altro è molto comoda ed è molto ampia, riesce a contenere moltissime cose. Per quanto riguarda invece il costume, questo modello qui l'ho preso sempre su Amazon, visto che nel precedente ordine avevo trovato molti costumi che mi erano piaciuti e quindi ho pensato di prenderne un altro perché molti miei costumi erano da buttare e ho preso sia questo qui che è una versione un po' anni 50 che forse non è proprio nel mio stile, ma ho pensato così di cambiare, prenderne uno un po' diverso con la vita più alta e questo balconcino di questo colore verde scuro, ma erano disponibili altre fantasie insieme a un altro costume che vi farò vedere in un secondo momento. Ma vediamo subito quali sono i miei must have nella borsa. Innanzitutto ovviamente non può mancare la crema solare, io utilizzo normalmente quella della Nivea o questa qui con il tappo normale oppure quella a spray. Utilizzo normalmente una protezione non troppo alta perché ho una pelle non eccessivamente chiara nemmeno troppo scura, però normalmente quando vado al mare utilizzo una protezione 20 e non più alta. Sempre per il fattore protezione solare utilizzo ovviamente anche un burro di cacao. In questo momento vi sto facendo vedere un labello Classic che comunque va bene lo stesso per idratare le labbra, però normalmente quando parto per il mare, magari vado in un paese un po' più caldo o comunque dove ci sono delle spiagge molto esposte al sole, scelgo anche il labello protezione appunto solare, quello normalmente con la confezione arancione o giallo chiara. Nella mia borsa c'è anche un copricostume che ovviamente normalmente indosso già quando arrivo in spiaggia. Qui adesso ho questo copricostume che in realtà assomiglia quasi più a un vestito acquistato da Calzedonia qualche anno fa, che è un vestito semplicemente a fascia, è colorato, è molto carino da mettere sopra, è comodo, è pratico e comunque con un sandalino può fare anche la sua bella figura. Ogni tanto in borsa mi porto anche un secondo costume di ricambio nell'evenienza in cui magari sono bagnata, devo andare a pranzo fuori e non rimanga in spiaggia, e in questo caso nella mia borsa ho messo il secondo costume che ho preso insieme a questo qui e normalmente appunto li tengo in una bustina, ed è questo qui con dei colori molto sgargianti, molto fluo, che secondo me per l'estate sono veramente belli, e questo costume mi è piaciuto tantissimo perché è un modello svitato e ha una forma molto particolare sul petto, molto stretta e alternabile sia con un fiocco davanti oppure dietro. Venendo ora agli accessori un pochino più ludici e di svago, una cosa che mi porto sempre dietro da ormai qualche anno è un piccolo ventilatore. Ve ne avevo già parlato anche nel video tendenze moda estate in 5 minuti, quest'anno l'ho preso rosa perché ancora rosa non l'avevo ed è veramente carino, perché quando sei in spiaggia e quando fa veramente tanto caldo può essere utile avere un ventilatore a portata di mano, e questo qui è regolabile con diverse appunto intensità, e quindi anche nei momenti in cui fa più caldo sono sempre abbastanza rinfrescata. Si ricarica con il cavetto USB e questo modello qui in particolare ha anche la possibilità di appoggiare lo smartphone e inclinare appunto il ventilatore. Per essere social poi al 100% anche quando sono in vacanza porto con me ovviamente lo smartphone. Per proteggere però lo smartphone da
sabbia, temperatura alta o acqua, lo inserisco in una di queste custodie apposite per smartphone. In particolare questa qui ha proprio un meccanismo di apertura in modo da sigillare completamente il telefono e evitare appunto che penetri qualunque goccia d'acqua o qualunque granello di sabbia. Altre cose ovviamente immancabili nella mia borsa mare che in questo momento ho steso fuori sono l'asciugamano, un telomare. Io utilizzo quasi sempre quelli in microfibra perché sono molto piccoli, sono molto pratici e si asciugano soprattutto molto velocemente e sono utili soprattutto dove ci sono spiagge con la sabbia fine oppure con i ciottoli. Questo qui ve l'avevo già fatto vedere in un precedente video ed è un asciugamano in microfibra ripiegabile con la fantasia dei donuts, che è molto allegro, è molto carino, e porto sempre anche con me un cappello. Adesso ho questo qui che ho preso a Santorini in una delle mie precedenti vacanze e che acquistai con il cordino proprio perché fui l'unica polla in vacanza che riuscì a bruciarsi la testa, e quindi da quella volta porto sempre con me un cappello perché in testa è assai difficile mettersi la crema e appunto per evitare scottature qui proprio alla radice dei capelli porto sempre con me un cappello. Voglia di ballare e fare quello che non si poteva fare. Altre due cose che porto sempre con me d'estate, non so se sono ancora l'unica che se lo porta dietro, ma in un momento di relax, quando sono in spiaggia e prendo il sole, mi piace tantissimo ascoltare la musica, e sebbene ormai si utilizzino gli smartphone, sia presente YouTube, Spotify o cose del genere, io utilizzo ancora l'MP3 per scaricarmi la mia musica e portarmela sempre dietro. Ormai ho appunto un MP3 diverso dal mio precedente iPod Apple che mi portavo sempre dietro piccolino. L'ho sostituito con questo lettore MP3 preso anche lui su Amazon, che avendo la funzione sia radio che Bluetooth mi permette di attaccare le mie altre cuffiette Bluetooth bianche. Nel precedente What's in My Bag vi avevo fatto vedere quelle nere, ora vi faccio vedere quelle bianche, e in questo modo posso comunque tenere l'MP3 in borsa e comunque ascoltare la radio o la radio oppure la musica con le cuffiette Bluetooth, in modo da essere completamente svincolata da qualunque filo o cose simili. Per la categoria capelli invece non dimentico mai di portarmi un elastico. Ora in questo momento ho uno di quegli scrunchies colorati di cui vi ho fatto il video acconciature precedentemente e che appunto sono comodi sia che abbiate la messa in piega sia che non l'abbiate per raccogliere i capelli magari con una crocchia quando non li volete bagnare, oppure quando avete fatto il bagno e volete prendere il sole e ve li volete raccogliere. Ma molto spesso porto con me anche una fascia per capelli. In questo momento ve ne sto facendo vedere una di un altro set di fasce che ho preso proprio nell'evenienza di quest'estate e che secondo me sono molto utili tenere indietro i capelli sciolti, evitando però il contatto tra la nuca e il collo. Immancabile come nella mia What's in My Bag invernale c'è sempre una piccola spazzolina per capelli che tengo in una bustina. In questo caso appunto mi porto dietro una spazzolina come questa che è piccola e pratica ed è ripiegabile, così in questo modo posso sempre pettinarmi i capelli anche appena uscita dall'acqua, se magari li ho tenuti sciolti, per evitare che si annodino. Non porto mai con me il portafoglio, non porto mai oggetti di valore, solitamente porto dietro una banconota da 10-20 euro a seconda di quelle che possono essere la giornata, e spero nella fortuna che non succeda niente. Per ora non mi è mai successo e al massimo avrò una perdita esigua e poco considerevole. Immancabili ovviamente sono gli occhiali da sole. Ormai mi sono affezionata tantissimo a questo modello della Balmain che adoro, che sono questo modello tartarugato e che sono molto piccoli e sono perfetti per la mia faccia, che appunto non è molto estesa, è piccolina, e quindi evito di sembrare una super mosca con gli occhiali, e sono un modello che trovate sul sito Lo Sclavo Shop, di cui vi ho parlato già precedentemente. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like se è così e commentate facendomi sapere che cosa tenete voi invece nella vostra borsa. Io vi lascio comunque tutti i link di tutti i prodotti che ho acquistato su siti online in info box, così se vi sono piaciuti e vi potessero interessare li potete trovare lì.
Vi mando un grosso bacio, vi auguro comunque una buona estate e delle buone vacanze e ci vediamo al prossimo video. Passo e chiudo. Grazie per essere arrivato fin qui. Ecco altri miei video che potrebbero esserti utili.